Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube e attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, oggi vediamo brevemente che cos'è il fascicolo previdenziale del cittadino e soprattutto cosa è possibile fare con questo servizio che è disponibile all'interno del sito internet dell'INPS. Ho preferito parlarne perché ho visto che c'è ancora tantissima gente che si rivolge al centralino telefonico invece di usare internet, che secondo me è molto meglio, e tra l'altro non dobbiamo neanche interagire verbalmente con un'altra persona. Ovviamente questo servizio è rivolto, non so, per esempio ai pensionati, ai lavoratori, sia dipendenti pubblici che privati, tutte le persone private, tutte le persone che hanno presentato o devono presentare, per esempio, una domanda. Allora, sul sito internet si può consultare, scaricare e stampare, per esempio, la documentazione relativa alla propria posizione contributiva, le certificazioni sanitarie e reddituali, quindi per esempio anche il CUD o il CU, insomma, vabbè, chiamatelo come volete, tutta la corrispondenza che voi inviate all'INPS e ovviamente soprattutto quella che INPS invia a voi. Poi non solo, si può anche vedere per esempio le comunicazioni telematiche, la propria anagrafica in dettaglio, lì c'è tutta l'anagrafica con tutte le informazioni che ha l'INPS su di voi, tutte le domande di pensione, la posizione assicurativa, quindi l'estratto conto, la segnalazione contributiva, la gestione separata, l'estratto conto integrativo, poi non so, vedere le prestazioni attive, l'invalidità civile, certificato medico, domande, iter sanitario, eccetera. Poi, soprattutto, c'è una sezione che si chiama INPS Risponde. Poi si possono scaricare, come vi ho detto, i modelli CUD, certificati di pensione e tanto altro. E c'è anche quella sezione dove è possibile inviare una domanda e nel giro di mezza giornata di solito l'INPS vi risponde, perché da lì sono molto più veloci che non dal centralino che poi no, lì fate una domanda, è come inviare un'email, ma non è proprio inviare un'email. C'è un riquadro dove uno scrive le proprie cose, fa la domanda, non so, scrive quello che gli serve, invia e loro rispondono quasi immediatamente. È un servizio veramente molto utile. Quindi a questo punto io vi consiglio di iniziare ad imparare a usare questo sistema su internet. Iniziamo un po' a lasciar perdere questo centralino. Io capisco che alle volte, lo ammetto, alle volte parlarne a voce è molto meglio perché uno riesce a spiegarsi, far capire le cose, soprattutto siamo capiti, far capire le cose. Però se sono domande abbastanza semplici o che cosa che non richiedono una determinata urgenza, secondo me il sistema internet funziona benissimo. Sempre stando per quanto riguarda il discorso internet, mi raccomando, c'è solo un'applicazione ufficiale dell'INPS che si chiama INPS Mobile e la potete scaricare dal Play Store, Google Play o quell'altro di Mac, iPhone, non mi ricordo il nome perché io non ho l'iPhone, uso un Samsung, quindi uso il Play Store. Però comunque l'applicazione si chiama INPS Mobile, non ce ne sono altre, quindi non mi chiedete, non capisco perché su quell'altra applicazione non riesco a entrare, non riesco a vedere l'estratto codo. Ecco, non lo so, funziona solo INPS Mobile. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Allora, con un avviso del 9 di maggio, l'Agenzia delle Entrate avvisa tutti quanti in merito a dei nuovi tentativi di messaggi farlocchi che stanno praticamente girando in questo momento via email e che servono a fregare e a rubare le credenziali bancarie delle persone. Quindi mi raccomando, fate attenzione alle mail che sfruttano
soprattutto il tema dei rimborsi fiscali e hanno i loghi del governo italiano. Di solito le comunicazioni che arrivano via email riguardano questi argomenti, di solito, visto che tra l'altro siamo in periodo di dichiarazioni 730, rimborsi e quant'altro, questi ovviamente sti farloccone che sono ben furbacchioni, che fanno pure rima, sanno benissimo che la gente fa le dichiarazioni dei redditi e poi aspetta dei rimborsi. E quindi cosa fanno? Inviano delle email con questi argomenti. Allora, mittenti di solito sono dei mittenti con un indirizzo internet che non è ufficiale. Quindi se voi guardate l'indirizzo internet non corrisponde mai ai siti internet ufficiali del governo. Poi hanno un oggetto con scritto avete diritto a un rimborso fiscale. Di solito si fa riferimento a un rimborso fiscale fantomatico, praticamente che non esiste, con un importo variabile, così a caso, senza nessuna logica. Poi contengono di solito un collegamento che rimanda a un sito internet che non è quello vero del governo italiano, ecco che sembra perché loro lo ricopiano uguale, ma in realtà non lo è. Quindi fate molta attenzione a questa cosa qua. E poi questi messaggi di solito vengono indirizzati generalmente ai cittadini italiani. Guarda un po', no? Non è che le mandano agli stranieri in Italia, no, agli italiani. Sono proprio furbi questi, eh? Quindi a questo punto cosa fa? L'Agenzia delle Entrate raccomanda di fare la massima attenzione e nel caso si dovesse ricevere un'email simile a quella che vi ho appena descritto, bisogna seguire alcune, diciamo, precauzioni. Intanto, come dico sempre, mai cliccare sui collegamenti che trovate all'interno delle email. Non dovete mai scaricare e non aprire mai gli allegati, attenzione, non compilare dati all'interno di email o cose varie, non date mai le vostre credenziali di accesso, i dati personali e le coordinate bancarie o della carta di credito. E se qualcuno dovesse telefonarvi e dirvi mi serve il numero sono dell'INPS, sono dell'Agenzia delle Entrate, mi serve il numero della carta di credito, oh, mi raccomando, non si danno per telefono quei dati, attenzione. E ovviamente, dopo tutto questo, non cercate di ricontattare o rispondere al mittente dell'email. E se avete dei dubbi, insomma c'è qualcosa che non vi quadra, dice ma io veramente aspettavo un rimborso, poi in realtà no, cioè avete dei dubbi o cosa, mi raccomando fatevi seguire da una persona esperta oppure fate prima, risolvete tutti i problemi, chiamate subito l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o l'ufficio dell'INPS. Ecco, in questo caso a differenza di prima conviene chiamare subito telefonicamente, ecco, ma in questo caso però mi raccomando non fate niente finché non siete sicuri, non vi hanno confermato che per esempio l'Agenzia delle Entrate vi deve un rimborso. Attenzione, che poi i rimborsi vengono gestiti in un modo completamente diverso perché bisogna compilare dei moduli, quindi mi raccomando. Bene, detto questo, io vi ricordo le dirette live del giovedì sera alle 21:30 qui sul mio canale di YouTube, quindi voi dovete ricordarvi 21:30 giovedì sera mio canale di YouTube per le dirette live, ci vediamo 3/4 d'ora, un'oretta, scambiamo 4 chiacchiere, ci vediamo faccia a faccia, cerchiamo di risolvere i problemi. Speriamo che non ce ne siano tanti problemi, se non avete nessun problema potete anche solo venire tranquillamente in chat e salutarmi, oppure salutare anche gli altri iscritti del canale. Quindi giovedì sera 21:30 mio canale di YouTube. Poi se volete maggiori informazioni, tipo la super chat, il super iscritto del canale, attenzione perché da un mesetto ho attivato anche la funzione super iscritto del mio canale, potete andare direttamente nella home page, quindi nella pagina principale del mio canale. Sotto il mio nome c'è un collegamento.
con un collegamento sicuro perché è gestito anche da YouTube. Quindi lì potete cliccare sotto quel collegamento e vi appare un elenco di varie informazioni, funzioni che potete attivare. Quindi potete diventare super iscritti del canale. Eventualmente c'è la possibilità di mettersi in collegamento con me telefonico, quindi se volete parlarmi telefonicamente, lì sopra c'è la possibilità di farlo. Potete entrare nella super chat più tante altre cose, quindi io vi consiglio di andare a vedere la home page del mio canale. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!